Lo sapevo che non dovevo farlo questo video, perché mentre montavo i clip dei vostri 3 ultimi acquisti preferiti mi avete fatto salire una scimmia assurda per alcuni dischi che non ho e che ovviamente ho aggiunto al volo alla mia lista desideri, che ha ormai raggiunto proporzioni infinite. Come nasce questo video? Benissimo, mentre preparavo la puntata dedicata ai miei ultimi acquisti, e si trattava dei miei ultimi acquisti in CD, mi è venuto in mente di chiedere a voi quali sono stati i vostri 3 ultimi acquisti preferiti, quelli che vi hanno impressionato di più. Unica regola, nessuna regola, o meglio, nessun vincolo sulla data di pubblicazione, quindi poteva essere inserito un disco uscito un mese fa come un altro pubblicato 50 anni fa. Bastava che fosse tra i vostri ultimi acquisti. Vinilicamente è un progetto nato con l'obiettivo di condividere la passione per la musica con più persone possibili, soprattutto con quelle persone che intendono la musica come veicolo di conoscenza, curiosità, emozione, interazione, scambio. Ecco perché per me è sempre motivo di grande gioia organizzare e realizzare una puntata con i vostri contributi, che siano per i dischi dell'anno o, come in questo caso, per i vostri ultimi acquisti. E allora si parte! Ciao Johnny, io sono Alessio da Venezia e quelli che seguono sono 3 dei miei ultimi acquisti in vinile. Premetto già che sono tutte e 3 ristampe, nel mio tentativo di recuperare alcuni dischi che ritengo fondamentali avere su questo supporto. La prima che ti propongo è la ristampa del 2011 su supporto giallo lime di Alligator, terzo album in studio dei The National, è il mio preferito dalla band. Il secondo è una ristampa del debutto in long play della band canadese Arcade Fire, quindi Funeral, in questa ristampa Sony, molto fedele all'originale, con molti dettagli fedeli all'originale, ma purtroppo priva del booklet con crediti testi che avevano le stampe merge. E la terza invece è una ristampa del 2020 del secondo e ultimo album in studio dei Neutral Milk Hotel, ossia In the Airplane Over the Sea. Un abbraccio Johnny e buoni ascolti. Grazie Alessio, hai portato 3 band che adoro. Dei National non butto via niente e attendo a gloria il nuovo imminente album di cui vi ho segnalato il pre-order già da tempo. La mia preferenza va a Trouble Will Find Me perché è arrivato in un momento particolare e quando la musica si lega alla vita di tutti i giorni quel legame diventa indissolubile. Stessa cosa potrei dirla per il debutto degli Arcade Fire, una delle mie band del cuore, però il clip è dedicato ai Neutral Milk Hotel perché è indubbio che tra i 3 siano i meno conosciuti, anche se in realtà non meno glorificati nel culto che li accompagna dall'uscita del loro secondo ed ultimo disco pubblicato nel 1998, così magari a qualcuno verrà voglia di ascoltarselo o riascoltarselo. What a beautiful face I found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful that could flash on the screen in a blink of an eye, be gone from me. Soft and sweet, let me hold me close and keep it here with me. Come on. Ciao Johnny, un saluto a te e a tutta la community di Vinilicamente. Vorrei partecipare a questo format sui dischi acquistati in formato fisico partendo da questo. The Murder Capital Gigi's Recovery. Il motivo per cui lo propongo è perché l'ho conosciuto attraverso uno dei tuoi video. Questo per testimoniare quanto sia importante l'opera di divulgazione che stai portando avanti. Continua così. Il secondo disco che vi propongo è quello di una polistrumentista newyorkese di origini coreane che si chiama Miss Grit. Questo è il lavoro Fall of the Cyborg, primo LP. Vi consiglio anche di recuperare l'EP di qualche anno fa che si intitola Impostor, che è davvero spaziale. Un consiglio, il secondo pezzo dell'album Your Eyes Are Mine, che parte lento, poi ti arriva addosso uno tsunami di suoni che è letteralmente devastante, è il suono della modernità. Terzo disco, The Overload degli Yard Act.
disco spettacolare che fila via, che è un piacere, vi consiglio Pour Another, un pezzo che vi fa ballare, un basso ciccione che vi fa godere e quella pianolina lì che vi fa impazzire. Grazie e ci vediamo presto. Grazie Gigi per aver portato gli Yard Act, la band che tutti vorremmo come protagonista del nostro party di laurea, e grazie per avermi fatto conoscere Miss Grit, che dovrò assolutamente approfondire dopo questo video. Mi fa molto piacere che tu abbia ricordato i The Major Capital, che ad oggi hanno realizzato uno dei miei album preferiti del 2023, e ovviamente grazie per la stima espressa verso il mio lavoro. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a raggiungere altri appassionati come te. Se ti piace il mio lavoro e vuoi sostenere il canale senza spendere un centesimo in più, puoi farlo acquistando i dischi della community ed i miei consigli nella sezione I vostri ultimi acquisti del mio store. Il link per arrivarci è qui sotto in descrizione. Grazie per il tuo supporto. Ciao Johnny, ciao a tutta la community di Vinilicamente, io sono Andrea da Milano, questi sono 3 degli ultimi miei acquisti, non proprio delle ultime uscite, anzi. Abbiamo Will Oldham H. Bonnie Prince Billy con Master and Everyone, un artista che amo alla follia, adoro tutti i suoi lavori e questo Master and Everyone ovviamente non fa eccezione. Country, folk, sonorità americane. Poi abbiamo i Calexico, qui ce n'è per tutti i gusti, con Fisto Wire, abbiamo Tex-Mex, Mariachi, rock, psichedelia, folk, country, davvero ce n'è per tutti. L'album con cui li ho scoperti e ci sono particolarmente affezionato. Per ultimo abbiamo i Low con Great Destroyer, con la loro psichedelia e il loro slowcore, un album fantastico secondo me. Ok. Ciao a tutti e alla prossima. Grazie Andrea per avermi riportato alla mente i Calexico. Io sono arrivato alla band americana con un disco che precede il tuo di qualche anno, ossia The Black Light, e per lo stesso tuo motivo sono legatissimo ai brani presenti qui dentro. Dei Low non amo proprio tutto, mentre Will Oldham è nel mio cuore, come te con tutti i suoi pseudonimi, da Palace a Bonnie Prince Billy, di cui consiglio anche bellissimo I See a Darkness. Darkness in your eyes, down in the soul, all across the wide, it doesn't control, holding so much, don't show up high, you think it'd be crazy to ask for a small part. Here we go! Ciao Johnny, un saluto alla community di Vinilicamente, questi sono i miei ultimi 3 acquisti in vinile. Micah P. Hinson, I Lie to You, uscito nel dicembre 2022 per un'etichetta tutta italiana, la Ponderosa Music Records, disco minimale, poetico, con Ignore the Days, uno dei brani più belli del disco. Poi passiamo a un gruppo di culto, The Girlies, I Know You Fine But How You Doing, punk, garage, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, con una canzone come Nitroglycerin, inno mancato di una potenza incredibile. E poi un classico per me, Cat Power, Moon Pix, uno dei suoi dischi più belli, io amo la follia e qui sono tutte belle le canzoni. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao! Grazie a Charles Poison Heart per avermi ricordato di avere il disco di Micah P. Hinson in wishlist da quando è uscito, ma sai e sapete come funziona. A volte passano anni prima di acquistare cosa abbiamo nella lista dei desideri e spero che non sia questo il caso, anche perché quando c'è di mezzo un'etichetta italiana mi frugo sempre più volentieri. Assolutamente da recuperare anche il disco Cult dei Gories, ma due parole:
devo spenderle per Moonpix di Cat Power, non solo perché è un disco clamoroso, ancora oggi il mio preferito dell'artista americana, questo esce nel 1998, ma soprattutto perché in un attimo mi riporta alle mie peregrinazioni alla Wide Records di Pisa, negozio di dischi che all'epoca era anche il distributore ufficiale dell'etichetta Matador per l'Italia. Mi riporta al tempo in cui la musica era la sola cosa che volevo fosse sempre presente nella mia testa, al di là degli obblighi universitari. Il clip in ogni caso è per Micah P. Hinson, la sua voce e le sue composizioni sono uno schiaffo in faccia a quella musica di oggi che sembra fatta con lo stampino, senza anima e senza senso. Hate me now, I am home. The useless words, yes, I used to sing along. And now I will dream of something just so dark I cannot breathe. 'Cause perverts we suck souls, but we reap not what we deserve. Ciao Johnny, ciao a tutta la comunità di Vinilicamente, io sono Davide e questa è la mia clip con i 3 dischi che ho recentemente acquistato. Vi dico subito che non sono album recentissimi, anzi qualcuno ha anche qualche anno sulle spalle, però mancavano nella mia collezione, quindi li ho recuperati in questi giorni. E partiamo con Oscillation degli Ohiroshima, un album del 2019, uno dei migliori a mio parere della band svedese, che restituisce sempre delle atmosfere incredibili che a me fanno davvero impazzire. Passiamo ora ad Asphalt Meadows dei Dead Cab for Cutie, album dell'anno scorso, del 2022, a mio parere uno degli album migliori dell'anno recentemente trascorso, è un album che io ho consumato sul giradischi, davvero bello. E concludo con Nati per subire degli Zen Circus, un album che per chi segue il tuo canale Johnny non ha neanche bisogno di grandi presentazioni, un album nel 2011 che mi mancava e che adesso su Amazon in vinile costa davvero poco, quindi l'ho recuperato e infatti vedete non gli ho messo neanche la busta esterna perché è appena arrivato. Questa era la mia mini clip e colgo l'occasione per ringraziarti Johnny per il lavoro che fai con il tuo canale e per tutta la community che ti segue. Ciao! Caro Davide, come hai già ricordato nel tuo clip, per me gli Zen Circus sono piezze core e quindi non posso che appoggiare il tuo acquisto, soprattutto a quel prezzo, meno di 19 euro. Prezzo bomba che vi ho segnalato a suo tempo sul canale Telegram di Vinilicamente, dove pubblico i pre-order delle prossime uscite e le offerte più interessanti, tutte selezionate da me. Oltre che per avermi fornito questo assist, devo ringraziarti anche per avermi messo la pulce nell'orecchio per l'album dei Dead Cab for Cutie e soprattutto per avermi fatto conoscere gli Ohiroshima. I primi secondi di Oscillation mi hanno fatto drizzare le antenne, i restanti minuti mi hanno fatto innamorare di quel mix che accosta chitarrismo etereo a svisate ignoranti, molto interessanti. Ciao Johnny, ciao a tutti gli amici della community. Allora, i miei ultimi acquisti sono Leroy, gruppo noise bolognese, questo è Nodi del 2022, un disco post-hardcore ben scritto e ben suonato. Rimaniamo in Italia con la ristampa del 2022 Saifam di Diaframma in perfetta solitudine, il disco della svolta rock cantautoriale in cui Federico Fiumani canta i suoi pezzi dopo l'abbandono di Miro Sassolini. Ed infine gli Highlander dell'hard rock, gli Scorpions con Rock Believer, sempre del 2022, disco in classico stile Scorpions, quindi riff potenti, ritornelli che ti entrano in testa e le immancabili ballad, dedicato a tutti i Rock Believer. Caro Francesco, devo ringraziarti per avermi fatto conoscere i Leroy o Leroy, insomma è sempre solido e proficuo lo scambio che c'è in questa community ed è uno dei motivi per cui è così stimolante portare avanti il mio lavoro sul canale.
Un grande cuore super cringe per i Diaframma, creatura sempre verde e sempre consistente di Federico Fiumani, anche se non ho mai fatto mistero di preferire i Diaframma con Miro Sassolini alla voce. L'ultimo degli Scorpions devo ancora ascoltarlo, mentre nei prossimi giorni mi focalizzerò appunto sui Leroy, che ho acquistato al volo dopo aver ascoltato 30 secondi di un pezzo e non ricordo neanche quale, e mi è stato appena consegnato dal Corriere. In quei 30 secondi mi è arrivato un tiro addosso ed è stato splendido. Mi ha ricordato l'impatto che hanno avuto su di me i primi Il Teatro degli Orrori, soprattutto i primi due, per rimanere su capovilla gli One Dimensional Man, e per rimanere in Italia, eccoli qua, gli Uzeda, disco incredibile, per andare all'estero sui Jesus Lizard. Nodi di Leroy o Leroy o come cavolo vi pare, una bomba incredibile. Ciao Johnny, e questi per me sono gli ultimi, i migliori tra gli ultimi dischi da me acquistati. Partiamo dal terzo posto, un disco che non ha poi così tanto bisogno di presentazioni, è 1980, l'album è Scary Monsters, David Bowie. Per me è un album semplicemente geniale, a dir poco geniale. Al secondo posto, Damon Albarn, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flow. Uno scioglilingua. Bellissimo. Direttamente da Dublino, una band che non conoscevo ma che mi ha stupito molto in positivo. E la band in questione si chiamano The Murder Capital e questo è il loro secondo album, Gigi's Recovery. Grazie Johnny e grazie Vinilicamente. Ciao. Grazie Christian, io personalmente credo che Bowie sia nell'Olimpo tra i grandissimissimi e ogni suo disco merita anche quelli tendenzialmente meno osannati dalla critica. Sui Murder Capital già vi ha detto Gigi e io ho ribadito, e quindi due parole in più se le merita l'ultimo di Damon Albarn che io ho acquistato per pochi euro, meno di 8 in cassetta. Come mai questa scelta? Principalmente per motivi economici, perché l'ho ascoltato in streaming e non mi ha fatto impazzire come tutta la recente produzione dell'ex Blair, però volevo comunque qualcosa di fisico per ascoltarmelo con tutta l'attenzione del caso quando sarà. E magari tra 5 anni ci troverò dentro quello che ad oggi non sono ancora riuscito a trovare. Per il momento, come vedete, è sempre sigillato. Voglio sapere da voi come vivete i dischi che non vi entusiasmano, quante possibilità gli date. Scrivetemi nei commenti qui sotto un disco che oggi è nel vostro cuore, ma inizialmente avete fatto una fatica incredibile a digerire, qui sotto nei commenti. Ciao a tutti voi della community, ecco i miei 3 dischi. Allora, iniziamo con Marissa Nadler, Little Else, cantautrice del Massachusetts, atmosfere rarefatte, dark, meno fingerpicking dei dischi precedenti, ma grandi emozioni. Qui molto più slide guitar, la ragazza non delude. Secondo, Coming From Reality di Sixto Rodriguez. Se non l'avete visto vi straconsiglio il documentario che parla della sua vita, a metà tra Dylan e diciamo Neil Young come stile chitarristico, testi stupendi, poetici e che regalano grandi emozioni. Terzo e ultimo,
Sleater-Kinney, The Center One Told, disco con la produzione di St. Vincent, atmosfere meno Riot Girl e alternative il giusto, disco che respira e regala grandi emozioni. Grazie. Grazie a te Jacopo per aver ricordato Marissa Nadel, per il promemoria sulle Sleater-Kinney, anche se devo confessare, ma già lo avevo confessato in passato, la mia allergia verso St. Vincent, pur riconoscendone dei guizzi compositivi e produttivi assolutamente rilevanti. Ti ringrazio anche per aver portato, anzi riportato dopo tanti anni, il grande Rodriguez su Vinilicamente. Ve ne parlai secoli fa in uno dei primissimi episodi dedicati ai miei acquisti, in cui vi mostravo gli unici 2 album in studio pubblicati ad oggi da Rodriguez, Cold Fact del 1970 e appunto Coming From Reality del 1971. Appoggio quindi il tuo invito a recuperare il documentario dedicato alla sua vita e alla sua arte, Searching for Sugar Man, che trovate anche in streaming tramite Prime Video. Yeah, every night it's the same old thing. Getting high, getting drunk, getting horny. At the in-between, again. Ciao Johnny, un saluto a tutti gli iscritti al tuo canale. Mi chiamo Francesco, abito in provincia di Livorno, seguo sempre il tuo canale e sono anche appassionato chiaramente di musica, e vi faccio vedere, accogliendo il tuo appello, quali sono i miei 3 ultimi acquisti vinilici in questo caso, anche se a me piacciono anche CD, cassette eccetera. Un artista che so che tu ami molto, gli hai dedicato anche un video, Nick Drake, Brighter Later, con la bellissima Northern Sky all'interno, bellissimo vinile. Un artista che invece io amo particolarmente, Ray LaMontagne, con l'album Monovision, bellissimo. E infine, restando nei 60 secondi, questo continuavano a chiamarlo Trinità, Guido e Maurizio De Angelis, le musiche dei grandi Oliver Onions, e questa è la colonna originale, edizione del 50° anniversario. Ciao! Grande Francesco, mi fa sempre molto piacere inserire Livorno e provincia nei video della community. Come ricordavi nel tuo clip su Nick Drake, ho realizzato un video arricchito dalla presenza di Roberto Angelini, che vi consiglio di recuperare, sia il video che l'album di Roberto Angelini dedicato a Nick Drake. E di Nick Drake, oltre a quello che hai citato te, io vi consiglio anche gli altri 2, perché sono uno più bello dell'altro, incredibili. La colonna sonora dei fratelli De Angelis, ossia gli Oliver Onions, è poesia pura, e il film è un cult assoluto del nostro cinema popolare. Mi soffermo però su Ray LaMontagne, che è certamente il nome meno noto tra quelli che hai presentato, perlomeno da noi in Italia. La tua proposta, Monovision, è del 2020. Oltre a quello consiglio anche il bellissimo Trouble del 2004, e ci sono arrivato tramite la colonna sonora di un film, ma non ricordo quale. Se amate i sentori dell'americana, è un artista che merita tutta la vostra attenzione. Take me home when I'm done my shit. Hear me alone on a stone cold road. To get me high when I need a toll. I was born to love you. Ciao a tutti, ciao Johnny, io sono Manuel Andreotti e questi sono i miei 3 ultimi dischi. Questi sono gli Host, un progetto parallelo di 2 componenti dei Paradise Lost, in questo caso fanno electro, quindi sulla scia dei Depeche Mode e di un loro vecchio disco che si chiamava per appunto Host. Secondo disco, Foregon degli In Flames, un disco veramente molto bello, un ritorno al vecchio sound della band, quindi melodic death metal, in questo caso versione 500 copie. Ultimo disco, questo è Cognitive dei Soen, il primo disco della band mai stampato su disco in vinile, e questo è molto tributario ai Tool. La band dopo ha intrapreso un'altra scia, comunque questo è un gran disco. Ciao a tutti e grazie per questo spazio.
Grazie Manuel, molto intriganti gli host e oltre ai Depeche Mode che hai citato te mi fanno venire in mente gli Halver di The Assassination of Julius Caesar. Quindi se vi piacciono gli ultimi Halver vi garberanno anche gli host e viceversa. Devo invece approfondire l'ultimo album degli In Flames e mi incuriosisce tanto anche quella chicca dei Soen che hai mostrato, che ha una copertina fantastica e anche nella copertina richiama i Tool. Quindi messo in wishlist. Ciao Johnny, un saluto a tutta la community, sono Fabrizio da Pozzuoli. I 3 dischi che consiglio non sono di ultima uscita, non sono recentissimi, ma sono gli ultimi miei acquisti. Il primo è di Rodriguez, Cold Fact, consigliato proprio da te sul canale qualche tempo fa. L'ho preso, lo consiglio a mia volta, specialmente per la storia del cantante che è molto curiosa. Il secondo, un ottimo rapporto qualità-prezzo, Bud Powell, un disco jazz, si sente meravigliosamente, masterizzato benissimo ed apprezzabile anche con un impianto entry level. Il disco più bello di quest'ultimo periodo è di Steve Hackett, Surrender of Silence, un disco doppio con tantissimi bellissimi pezzi, specialmente per gli amanti del prog e della musica sinfonica in generale. È un piccolo capolavoro che consiglio a tutti. Nota particolare, ho letto l'ultimo libro dedicato a Battiato di Andrea Scanzi, che consiglio a tutti gli amanti della buona musica, e ci sono anche tante chicche molto simpatiche. Un saluto a tutti. Caro Fabrizio, a parte l'incursione letteraria che ho gradito molto, sembra che ci siamo messi tutti d'accordo per far vendere i dischi di Rodriguez, ma vi assicuro che è solo una splendida casualità. L'album di Bud Powell lo abbiamo già visto anche nell'ultima puntata dedicata ai miei acquisti in vinile e ve l'avevo segnalato sul canale Telegram quando costava meno di 9 euro e quindi il clip non può che essere dedicato a Steve Hackett e al suo Surrender of Silence pubblicato nel 2021, una delle tante pubblicazioni dell'ex Genesis che negli ultimi anni tra lavori in studio e live si sta dando particolarmente da fare. Ciao Johnny, io sono Michele e questa è la mia top 3 dei miei ultimi acquisti, tutti rigorosamente usciti nel 2023. Necrodeath con il loro Singing in the Pain, leggende del metal italiano che ci regalano questo ennesimo capolavoro, concept album su Arancia Meccanica. Poi 9, scritto in romano, degli Host. Chi sono gli Host? Sono il cantante e il chitarrista dei Paradise Lost che con questo side project ci mostrano cosa sarebbero potuti diventare i Paradise Lost se non si fossero piegati al volere del fan metallaro medio che non accetta i cambiamenti. Poi un disco che sto ascoltando all'infinito, The Era of Darkness dei tedeschi Chrome, power metal molto epico, veramente brani da cantare, da godersi, veramente fantastico. Niente, tutti i dischi consigliati, spero di aver incuriosito qualcuno e niente. Grazie Johnny, complimenti per il canale e alla prossima. Caro Michele, mi avevi già conquistato con l'album dei Necrodeath perché per me dove c'è Kubrick c'è casa e naturalmente qualsiasi cosa sia riconducibile a Kubrick, come il romanzo di Anthony Burgess da cui è tratto quel film incredibile di Arancia Meccanica, film che è anche omaggiato nel video dei Necrodeath. Degli Host abbiamo già detto in occasione del clip di Manuel e prima o poi arriveranno anche sul mio piatto. Apprezzo la tua considerazione sul fan metallaro medio, che però io preferisco traslare sull'appassionato musicale italiano
medio in generale, perché nel corso degli anni i fan del metallo mi hanno dimostrato di essere molto più aperti ai nuovi ascolti, anche lontanissimi dalla loro comfort zone rispetto a chi si reputa ascoltatore esperto ed evoluto per poi ascoltare sempre lo stesso disco ed a cambiare è solo il nome dell'artista in copertina. Ciao Johnny, sono Gabriele da Trieste e ti presento la mia lista degli acquisti recenti. Il primo è Fauna degli Hagen, band progressive metal britannica. Il secondo è Let's Start Here, album di un rapper americano che si chiama Lil Yachty. La prima traccia di quest'album è Black Seminole, che fa un richiamo esplicito, diciamo, un'ispirazione a quest'album qui. E il terzo acquisto è la ristampa recentissima dell'Amore e la violenza dei Baustelle in vinile avorio numerato. È stato un piacere essere entrato a far parte di questa community e mi auguro di vederci presto con nuovi video. Un saluto. Ciao Gabriele, il piacere ovviamente è anche il mio e di tutti quelli che ti hanno preceduto. Degli Haken apprezzo molto la creatività negli arrangiamenti, quella creatività che è utile a portare nuovi input nel progressive metal, però non mi fa impazzire la voce. Preferisco dare spazio a Lil Yachty con uno spezzone del brano che hai citato per incuriosire chi non inorridisce alla parola rap e quindi allargare un po' gli orizzonti musicali dell'appassionato medio italiano. Your eyes are low and you're walking with both hands on your head. His response, he's on a clean high. Both feet up on the ground, but his head's way in the sky. Ciao Johnny, ciao a tutti. Ecco qua la presentazione degli ultimi 3 acquisti, anche se 3 sono pochi. Parto subito da Vasco Rossi, cofanetto di Vado al Massimo, per celebrare i 40 anni dell'album. Cofanetto veramente bellissimo. Visto che li ho tutti, ho preso anche questo. Secondo posto per la raccolta di Lucio Dalla, triplo vinile edizione limitata. Spettacolare da avere assolutamente, infatti non mi sono fatto mancare niente delle ultime uscite di Lucio Dalla per celebrare l'80° anniversario. 10° anniversario invece per Il Testamento di Apino, un album veramente bellissimo e immancabile, adoro davvero tanto sia la band dei The Zen Circus sia lui, la scrittura dei testi è incredibile. Grazie a tutti e un saluto. Caro Saul, ti ringrazio per questa bella carrellata su 3 fuoriclasse della nostra musica. La raccolta di Lucio Dalla che te hai nella versione recente con i vinili trasparenti, io ce l'ho con i vinili neri, ne parlai anche sul canale qualche anno fa. Il master, anzi il remaster è lo stesso, quindi è un ottimo regalo per chi non avesse nulla dell'immenso cantautore bolognese. Il primo Vasco per me è un must have e condivido con te la collezione dei cofanetti della serie 40 Replay perché sono fatti benissimo, i migliori cofanetti dedicati ad un artista italiano. Su Apino e la ristampa per il decennale del suo debutto solista tornerò invece nel prossimo episodio dedicato ai miei acquisti. E allora preferisco lasciare spazio e chiudere questo video con l'espressione di uno dei capolavori del grande Lucio ed uno dei suoi lampi di genio. Chissà, chissà, domani su che cosa mettere le mani, se si potrà contare. Come fate a applaudire questa canzone, che è una canzone che sto registrando oggi e non la conoscete? Vi ringrazio molto dell'accoglienza, mi era quasi venuta la voglia di cantare.
Arrivederci a tutti. Hello? C'è nessuno? Niente, non risponde nessuno, ci sono solo le teste, ma soldi niente. È già vuoto dopo i dischi che mi compro da solo, figuriamoci dopo i vostri consigli, mannaggia a me, ma chi me l'ha fatto fare? Naturalmente è un dolce soffrire perché è stato bellissimo vedere tante facce nuove, raccogliere tanti input da tutte le parti d'Italia e da tanti background personali e sensoriali così diversi tra loro. Spero davvero che ne approfitterete come ne ho approfittato io, perché amare la musica significa anche andare in cerca di quello che non rientra nella nostra comfort zone, altrimenti che noia, sempre la stessa roba. Grazie a tutti gli amici della community che hanno partecipato inviandomi i loro clip, soprattutto grazie a chi non è stato pubblicato, però un minimo di selezione andava fatta. La prossima occasione per partecipare sarà come sempre la top 10 di fine anno e come sempre e come ogni anno non vedo l'ora. Chiudo con un ringraziamento particolare a chi non dà per scontato il mio lavoro sul canale e non mi fa mancare il suo supporto in un modo o in un altro. A presto e buoni ascolti, ovviamente avete già capito con chi. Sugar man, won't you hurry?